Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si alzano in volo sopra la caldera dei Campi Flegrei, non si tratta solo di immagini dall'alto. È un vero controllo diretto su uno dei sistemi vulcanici più complessi d'Europa. Qui il terreno si solleva lentamente, i gas cercano nuove vie di fuga e sotto le nostre case continua ad accumularsi energia. Il rumore delle eliche che attraversa l'aria si mescola al respiro della terra, ricordandoci che questa caldera è viva e in continua evoluzione. Prima di entrare nel monitoraggio di oggi, vogliamo ricordarvi un progetto a cui teniamo molto. Abbiamo avviato una raccolta fondi su GoFundMe per installare un sismografo professionale vicino alla nostra webcam, puntata sulla fumarola di Pisciarelli, già in diretta continua sul nostro canale YouTube insieme ai tracciati dei sismografi dell'INGV. Perché vogliamo farlo? Perché a volte le stazioni ufficiali possono avere interruzioni di rete o momenti di blackout nei dati. Anche pochi minuti senza registrazioni in un'area vulcanica come i Campi Flegrei possono significare perdere segnali importanti. Avere un nostro sismografo significherebbe monitorare in modo ancora più continuo le microscosse che spesso accompagnano le variazioni di pressione nel sistema idrotermale. Il link per sostenere la raccolta fondi lo trovate nel commento fissato e in descrizione. È un gesto libero, ma rappresenta un passo concreto per rendere il monitoraggio della caldera ancora più preciso e trasparente. Passiamo ora al monitoraggio di oggi, 6 marzo 2026. La prima tappa dei nostri droni è stata, come sempre, la fumarola di Pisciarelli, uno dei punti più dinamici dell'intero sistema flegreo. Oggi la fumarola si presenta alle nostre telecamere con una pressione ancora molto elevata. Dalla bocca principale continuano a fuoriuscire forti getti di fango caldo, che vengono espulsi con una forza evidente, segno che nel sottosuolo i fluidi idrotermali stanno continuando a circolare e a comprimersi. Il degassamento generale appare leggermente inferiore rispetto ad alcuni giorni fa, ma questo non significa affatto che il sistema si stia calmando. Spesso quando i gas sembrano diminuire in una zona, in realtà stanno semplicemente ridistribuendosi all'interno della caldera. È come se il sistema cercasse nuove vie di sfogo per riequilibrare la pressione. E proprio queste fasi di redistribuzione possono generare tremori continui del terreno, sciami sismici o anche terremoti di maggiore intensità. Infatti, dai tracciati dei sismografi dell'INGV, che potete osservare in diretta 24 ore su 24 nella nostra live insieme alla webcam su Pisciarelli, si nota una costante attività di fondo. Un tremore persistente che racconta un sistema tutt'altro che silenzioso. Durante il sorvolo abbiamo effettuato anche la misurazione della temperatura della fumarola di Pisciarelli. Il valore registrato oggi è di 105,1 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con le temperature dei giorni precedenti, perché seguire l'andamento nel tempo è fondamentale. Piccole variazioni possono indicare cambiamenti nel flusso dei fluidi profondi e nel comportamento dell'intero campo fumarolico. Dopo Pisciarelli ci siamo spostati con i droni all'interno del cratere della Solfatara. A prima vista il cratere appare relativamente tranquillo, ma chi conosce questo luogo sa che la calma in superficie non sempre riflette ciò che accade nel sottosuolo. Osservando attentamente la fumarola a bocca grande, notiamo che il degassamento oggi è meno intenso rispetto ad altri giorni e anche la pressione del getto sembra leggermente ridotta. Il pennacchio di vapore è presente ma meno vigoroso. Anche qui però bisogna interpretare i segnali con cautela. Variazioni di degassamento possono essere legate a cambiamenti nelle vie di risalita dei gas e non necessariamente a una reale diminuzione dell'attività. Abbiamo quindi effettuato la misurazione della temperatura anche nella bocca grande. Oggi il valore registrato è di 184,9 gradi centigradi. Anche in questo caso vi mostriamo il grafico aggiornato con le temperature dei giorni precedenti per capire se il sistema mantiene una stabilità oppure se stanno iniziando nuove oscillazioni. Terminato il monitoraggio nella Solfatara, abbiamo deciso di spostarci verso Pozzuoli Porto perché il bradisismo continua a mostrare effetti sempre più evidenti anche lungo la costa. Sorvolando la zona di Via Napoli, la prima cosa che colpisce è la linea del mare sugli scogli. Chi osserva con attenzione può vedere chiaramente il segno lasciato dal livello dell'acqua negli anni passati. Oggi quella linea è molto più in alto rispetto al mare attuale. È la dimostrazione visiva di quanto il suolo si sia sollevato.
Proseguendo verso la darsena di Pozzuoli, la situazione diventa ancora più impressionante. Dove una volta c'erano metri d'acqua e le barche dei pescatori trovavano riparo, oggi si vede una distesa di fondale emerso. In alcuni punti sembra quasi un piccolo giardino di alghe e sedimenti ormai asciutti. Un cambiamento che racconta meglio di qualsiasi grafico la forza del fenomeno del bradisismo. Arrivando all'ingresso del porto si nota qualcosa che fino a pochi anni fa sarebbe stato difficile immaginare. Si sta formando una vera e propria spiaggia proprio all'entrata della darsena. Il fondale si è alzato talmente tanto che la morfologia del porto sta cambiando sotto i nostri occhi. Anche la nuova banchina costruita per permettere l'attracco delle navi rischia di diventare inutilizzabile ancora prima di entrare pienamente in funzione. Il livello dell'acqua continua ad abbassarsi rispetto alle strutture portuali e la navigabilità in alcune zone diventa sempre più difficile. La situazione è evidente anche ai moli dei pescatori e delle imbarcazioni private. Le barche sono ormai vicinissime al fondale e bastano pochi centimetri in meno per rendere alcuni punti completamente impraticabili. Un altro indicatore storico del bradisismo è l'area dell'anfiteatro Flavio. Le parti che un tempo venivano raggiunte dall'acqua oggi sono completamente asciutte. Anche questo è un segnale chiaro del sollevamento del suolo che continua lentamente ma in modo costante. Tutti questi fenomeni, il degassamento delle fumarole, le variazioni di temperatura, l'attività sismica e il sollevamento del terreno, sono tasselli di uno stesso grande puzzle, il comportamento della caldera dei Campi Flegrei. Un sistema vulcanico vasto, complesso e ancora pieno di misteri. Noi continueremo a monitorare ogni giorno questa terra che respira, portandovi immagini, dati e aggiornamenti direttamente dal cuore della caldera. Grazie a tutti voi che seguite Solfatara News e che sostenete il nostro lavoro. Un grande saluto da Solfatara News e ci vediamo nel prossimo aggiornamento dai Campi Flegrei.